Amici del Portale del Verde, oggi andiamo a parlare ancora di lei, della Bougainville. Vi faccio vedere il lavoro che ho fatto in questa più o meno ora e mezza. Ho chiuso le mie 3 Bougainville. Come potete vedere ho utilizzato del cellophane abbastanza duro, abbastanza spesso, quello che si utilizza per intenderci nel campo dell'edilizia. Questa è quella più grande che ho voluto lasciare, o meglio, anziché andare a potare la parte superiore, visto che l'anno scorso solo un ramo si è salvato e lo vedete bene perché è questo molto più grosso rispetto agli altri, perché comincia a avere la sua età. Ho voluto lasciare appunto questa parte ancora scoperta, sapendo già in principio che molti di questi rami andranno a morire, ma magari basta che se ne salva uno, ed ecco che la nostra pianta comincia a essere anche lei una pianta vissuta, una pianta che comincia a avere qualche anno anche nella parte lignea. Allora, in altri video, di cui vi lascio anche qui nelle schede, nella descrizione, il link, vi ho fatto vedere come vado appunto a fare queste protezioni. Adesso vi faccio vedere solo il risultato finale. La cosa che spicca maggiormente guardando questo video sicuramente sarà il fatto che vedete una montagna di foglie qui. Ne metto dentro veramente tante, sono tutte pressate, pigiate dentro, quindi ci sono dentro veramente migliaia di foglie. Queste foglie vanno a fare una sorta di copertina, vanno a proteggere l'apparato radicale, ed è questo quello che fa sì che le Bougainville qui al nord possano sopravvivere. È logico che questo video, visto da una persona che abita sulle isole o al centro Italia, può sembrare un video inutile, però per tutti coloro che abitano al nord e amano le piante rampicanti, ma soprattutto amano le Bougainville sono secondo me una delle piante più belle, una pianta meravigliosamente soprattutto generosa. Ecco che poterle avere anche al nord sicuramente diventa un valore aggiunto per il nostro giardino, così come anche le agavi. Ecco, vedete, le agavi ormai con i cambiamenti climatici che ci sono stati non necessitano più di coperture con tessuto non tessuto piuttosto che cellophane. Io di tutte le agavi che ho in giardino veramente non me ne muore mai nessuna, ma la Bougainville se non si va a fare questa operazione, ahimè, andiamo a perderla. E anche qui, come vedete, qui addirittura ho fatto una zoccolatura in legno, proprio 2 legni con 4 vite, nulla di che, con dentro sempre appunto le foglie. Bisogna ricordarsi ogni tanto di andare a mettere dell'acqua dall'alto, quindi con l'innaffiatoio vado a mettere dell'acqua e poi null'altro. Quando arriverà il mese di marzo andremo a togliere la copertura. Tante volte se non fa molto freddo in inverno, e ahimè tante volte ormai succede anche al nord, queste Bougainville vanno addirittura a fiore, perché il microclima che si crea qui dietro, insomma il calduccio che c'è qui dietro, fa sì che la pianta vada anche in fioritura. Non è una cosa voluta, ma ripeto, con i climi ormai abbastanza miti anche dell'inverno potrebbe succedere, ma noi non possiamo anticipare quello che sarà, noi dobbiamo prevenire. Magari potrebbe essere un inverno appunto che tutta questa copertura è superflua, ma magari invece questa copertura, come dovrebbe essere qui al nord, è assolutamente indispensabile. Se questo video l'avete ritenuto utile per voi e per gli altri, come sempre vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù, spolliciate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!